Benvenuti alla visione di questo video relativo alla pneumatica, dove possiamo vedere cosa sono i segnali bloccanti in un ciclo pneumatico, in una sequenza pneumatica, e in che modo possono essere eliminati. Ci sono diversi metodi per eliminare la presenza di segnali bloccanti. In questo video vedremo l'utilizzo di quello che è chiamato tecnica della cascata. Innanzitutto andiamo ad esaminare questa sequenza qui. A più B più, B meno, A meno. Questo è il diagramma delle fasi. La prima fase sale il cilindro A, fuoriesce, comandato dal fine corsa 0. Quando il cilindro A è fuori, il fine corsa 1 comanda il cilindro B di uscire. Quando il cilindro B è fuoriuscito, il fine corsa B1 del cilindro B lo comanda di tornare indietro, a sua volta B0 comanda A di tornare indietro, e così andiamo avanti. Ecco, questa sequenza ha dei segnali bloccanti, 2. Cos'è un segnale bloccante? Come ho scritto qui, un segnale bloccante è un segnale elettrico, o in questo caso pneumatico, solitamente proviene da un fine corsa, il quale impedisce il completamento del ciclo, perché ostacola l'uscita o il rientro di qualche pistone, bloccando l'esecuzione. Vogliamo esaminare questa sequenza per vedere quali sono i segnali bloccanti. Possiamo anche definire un segnale bloccante se la sua linea di sosta, come in questo caso, la sua linea di sosta, comprende la doppia corsa del pistone. Quindi questo fine corsa qua A1 è bloccante per il comando di B. Esaminiamolo più da vicino. Il fine corsa A1 comanda B in uscita. Quando B rientra, il fine corsa B0 comanda, il fine corsa B1 comanda a B di rientrare. Ma come possiamo notare, il fine corsa 1 è ancora presente, quindi sulla stessa valvola di distribuzione che comanda con la doppia corsa del cilindro B, si trovano i due segnali A1 che spinge per uscire e B1 che spinge per rientrare. Questo ovviamente non è possibile. Ecco qua ci ho messo l'esempio. Se A1 è il primo fine corsa che interviene per primo per fare in modo che ci sia l'azionamento B+, quando arriva il comando del rientro del pistone, il B1, la valvola è già stata commutata e non può essere ricommutata perché il segnale esiste. La valvola si commuta solo se c'è presente un solo segnale. Se il segnale è già pervenuto, non possiamo da questa parte riconfigurare la valvola per farla ritornare in questa posizione e quindi far rientrare indietro il pistone. Questo è il primo segnale bloccante. Il secondo lo vediamo da questa linea. Da questa linea vediamo che A0 comanda A+, ma quando A- sta rientrando, quando il fine corsa B0 gli dice di rientrare, A0 è ancora presente, quindi A0 spinge per salire e B0 spinge per rientrare, e quindi abbiamo il secondo segnale bloccante. Ecco, a questo punto possiamo applicare almeno 3 tecniche. Quella di cui ci occupiamo oggi è chiamata tecnica della cascata. Qui su questa linea troviamo scritte le nostre equazioni dei movimenti, così come se i segnali bloccanti non esistessero. Il pulsante di start e da 0 comandano più, quando A è uscito, il fine corsa 1 comanda B+, quando il cilindro B è uscito, il fine corsa B1 comanda B-, quando B è rientrato comanda A-. Allora, considerando che ci sono segnali bloccanti e quindi non potrei collegare seguendo queste indicazioni il mio circuito, la tecnica della cascata ci dice di fare in questo modo. Bisogna dividere la sequenza in parti, in meno parti possibili, in modo che non ci sia nello stesso gruppo
la doppia corsa del pistone. Quindi io potrei dividere 1, 2, 3 e 4, ma non posso farlo, cioè bisogna avere il maggior numero di movimenti all'interno di un gruppo. Potrei pensare di farlo qui, no, perché c'è la doppia corsa del pistone, quindi l'unico modo accettabile per questa sequenza è tagliare la sequenza a metà, dove ho AB, BA. E quindi si taglia la sequenza in due gruppi e, avendo due gruppi, la tecnica della cascata dice che ci servirà una valvola di distribuzione, che viene chiamata valvola ausiliaria, in più, perché il numero delle valvole ausiliari dipende dal numero dei gruppi, difficilissimo il calcolo, meno 1. Quindi i gruppi sono 2, togliamo 1, quindi dobbiamo per forza usare una valvola ausiliaria in più, una valvola 5-2 in più, ed ecco che l'ho disegnata qua, dove lo start è a 0, non comanderanno direttamente a più, ma andranno a pilotare la valvola ausiliaria. Ovviamente quando c'è questa valvola ausiliaria, questo segnale, ci sarà l'uscita U con 1, e quindi sarà U con 1 che azionerà il cilindro in modo che esca. Tutte le altre fine corsa all'interno dello stesso gruppo riceveranno l'alimentazione non dalla pressione di linea, ma dall'uscita della valvola ausiliaria. Quindi U con 1 alimenterà il fine corsa 1, che a sua volta ci darà B+. Il primo fine corsa del secondo gruppo sarà quello che ci darà sarà il nostro pilotaggio su P2. Quando c'è P2 ci sarà l'uscita U con 2 mi darà B-. Lo stesso succede anche per questo gruppo, ovviamente la regola è sempre la stessa. Tutti gli altri fine corsa, perché ovviamente ci potrebbe essere A+, B+, C+, D+, D-, tutto quello che vogliamo, quindi all'interno dello stesso gruppo ci possono essere più movimenti dei pistoni. L'importante è che non ci sia la doppia corsa del pistone, ma i fine corsa sarebbero di più. E quindi tutti i fine corsa dello stesso gruppo, tranne il primo, sono alimentati dall'uscita che è stata provocata dal fine corsa, dal pilotaggio del fine corsa. Quindi in questo caso U con 2 e B0 mi darà meno, non B0 direttamente. Ecco, con questa tecnica riusciamo ad eliminare i segnali bloccanti. Avendo visto molto rapidamente e velocemente cos'è un segnale bloccante e cos'è la tecnica della cascata, andiamo adesso a vedere come realizzare la simulazione attraverso il nostro software FluidSim. Vado a mettere la griglia e il display, mi sposto sotto e vado a prendere gli elementi. Cilindro a doppio effetto, atturo da distanza Joule per i nostri fine corsa, e ogni cilindro a doppio effetto fa coppia con una valvola 5-2 di distribuzione, una valvola 5-2 bistabile. E sono come due amici eterni, vanno sempre assieme, o come due comici con la spalla. Abbiamo Ficarra e Picone, Stanley e Olio, quello che volete, insomma, vanno sempre assieme. Qui, se questo è il fine corsa A, qui vado a scrivere A0, che è il fine corsa che indica che siamo a inizio, che il cilindro è dentro, scusate, e l'altro, quello che mi indica che il pistone invece ha finito la sua corsa, è A1. Andiamo a mettere l'alimentazione sul nostro pistone, il pistone lo chiamiamo cilindro, se non si offende. Mettiamo gli scarichi, la valvola. La simulazione funzionerebbe lo stesso, però verrebbe fuori un messaggio dicendo che ci sono delle connessioni aperte. Ecco, è un programma sensibile, non vogliamo offenderlo, noi seguiamo la sua direttiva. Adesso, piuttosto che ripetere il tutto per il cilindro B, facciamo così. Seleziono, copia, CTRL C,
incolla CTRL V e lo vado a posizionare qua. L'unica cosa che devo cambiare ovviamente è il fine corsa, che non sarà A0, ma se è di B è B0 e B1. Benissimo. Qua potremmo mettere l'etichetta che ci aiuta a capire quali sono gli ingressi per avere A più e A meno. Di più. Quando il segnale arriverà da questa parte, la valvola si sposta, assume questa configurazione e spinge il pistone avanti. Quando il segnale arriva dalla parte opposta, invece, la configurazione ritorna a quella iniziale e avrò il movimento di meno. Adesso vi dicevo che ci serve una valvola ausiliaria in più. Quindi vado a prendere questa, la copiamo e la incolliamo, la mettiamo qui. Ovviamente vado a cambiare le etichette. Questo la chiamo P1 e questa la chiamiamo P2. Il resto c'è tutto. Adesso ci servono i 4 fine corsa e il pulsante di start che troviamo nelle valvole 3-2 normalmente chiuse, quindi monostabili, con comando a rullo se sono fine corsa o a pulsante e con ritorno a molla. Andiamolo a cercare. Eccolo qua. Come faccio solitamente nei miei video, vado a togliere il pilotaggio sulla valvola, così che rimane fine corsa normale e fine corsa normale con il rullo meccanico. Sì, mi sono distratto, bisogna mettere lo scarico. Non metto la pressione perché bisogna vedere questo per quale scopo lo uso. E intanto di questi qua ne copio, ne faccio altri 3. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Il problema è che si mettono uno sopra l'altro, vabbè, l'uno se n'è andato. Ecco, ti rimettiamo a posto, non vorrei che anche tu ti offendessi. Bene, adesso andiamo a indicare al programma quali fine corsa sono, perché bisogna dare un'etichetta, un senso alla loro esistenza. Questo è il fine corsa 0, vedete, mi fa vedere che è già attivato. Questo A1, adesso li mettiamo così, poi li sistemiamo nella griglia B1. Ci servirà anche il nostro pulsante di start che vado a prendere, eccolo qua, pulsante normalmente chiuso come configurazione. Ovviamente anche lui ha bisogno della sua pressione, però no, voglio essere preciso, è un mio vizio. Ecco, quindi abbiamo detto che il nostro P1, come abbiamo visto qui sopra, è start e da 0 devo collegarli a P1. La prima cosa però che faccio è che adesso la valvola si trova in questa configurazione. Io avrei l'uscita U con 1 anche senza questo comando, quindi gli dico nella mia proprietà che la posizione iniziale non è quella di destra, ma è quella di sinistra. Ecco, in modo che non ci siano dei movimenti inappropriati all'inizio, che il ciclo parta anche senza che io vada a comandarlo. Il P2, abbiamo visto, dipende dal fine corsa B1, quindi vi ricordo che ogni gruppo, il primo fine corsa di ogni gruppo è quello che pilota la valvola ausiliare.
quindi il mio P1 è a 0, il mio P2 è B1. Se ci fossero altri movimenti, se ci fosse un cilindro C, la sequenza potrebbe essere A più, B più, C più, ovviamente nel primo gruppo mi troverei un altro fine corsa. Ecco, sia che sia il secondo, il terzo, il quarto o il 115esimo, tutti i fine corsa riceveranno l'alimentazione dall'uscita, dalla pressione U con 1. Lo stesso vale per il secondo gruppo. Ritorniamo al nostro circuitino, quindi da questa parte è il nostro fine corsa B1 che deve comandare, che deve pilotarmi la valvola ausiliaria per il rientro del pistone. Ecco, in questo caso la valvola ha bisogno della sua alimentazione, quindi gliela posso portare direttamente da questo punto di pressione, è uguale. Adesso vi dicevo che questi due fine corsa invece devono ricevere l'alimentazione dalle relative uscite, U con 1 e U con 2. Intanto abbiamo detto che U con 1 deve comandarmi direttamente a più. Eccolo qua. E poi, eccolo qua, lo andiamo a vedere. U con 1 a più. U con 1 deve dare pressione alimentare a con 1 per comandare B più. Andiamo a farlo. Quindi il A1, scusate, non so se avevo detto B1 prima. Questo lo mettiamo qui. Questo. La pressione la prenderà dal mio U con 1. Anzi, per fare qualcosa di più didattico, qui andiamo a scrivere che questo è il mio U con 1. Mettiamo anche un po' di grassetto, poi lo metteremo dietro un'altra volta. Ok? Ecco, questo è il mio U con 1. L'uscita U con 2 invece deve andare a comandare direttamente B-. Andiamo a farlo. U con 2 va in B-, sistemiamo un po' le linee che non si accavallino. Faccio così, CTRL C, CTRL V, lo metto da questa parte per ricordarci che questo qua invece è la linea di comando U con 2. U con 2 poi insieme al fine corsa B0 deve comandarmi a meno. Se non ho commesso errori o omissioni, il nostro circuitino è completo. Andiamo a simularlo, lanciamolo, vediamo se ci dà messaggi. È andata bene, non ci dà nessun messaggio. Eccolo qua. Vedete che adesso ci troviamo in questa configurazione per cui ho A- e B-, condizione di partenza, i cilindri sono tutti e due dentro. Andando ad azionare il mio start e il mio fine corsa a 0, la valvola si commuta nella parte di destra e quindi avrò l'uscita U con 1 che mi farà partire A più. L'uscita U con 1 insieme ad A1 mi farà andare B più e così avanti. Andiamo a vedere. A più, B più, B meno, A meno. Ecco. Se vogliamo, mettiamo stop. Se vogliamo rendere il nostro ciclo automatico, possiamo mettere un interruttore, vedete qua sulle proprietà. Il comando è manuale, posso avere manuale di questo tipo, manuale. Quando c'è questo dentino sta a rappresentare che è un interruttore, in quanto questo va ad agganciarsi su un meccanismo per cui quando viene premuto rimane attivato. Bisogna ripremerle per sbloccare il pulsante o per sbloccare l'interruttore. Bene, adesso che l'abbiamo fatto, ci riproviamo con l'automatico. Eccolo qua, vai, che la forza riparte, bravo. Ecco. Vedete che sentiamo tutti questi sottofondo musicale che non è proprio una colonna sonora perfetta, e
possiamo eliminarla andando su opzioni, sound. Vedete che è attivato lo switch, il relè, la valvola, il cilindro. Ecco, li tolgo tutti. E come diceva Aldo in un film, 5 minuti di silenzio. Ok, bene. Poi, se il movimento dei pistoni vi sembra troppo alto, troppo veloce, possiamo fare anche questa opzione simulazione. Andiamo sul fattore di rallentamento, slow motion factor. Invece di essere una scala 1 a 1, quindi siamo al 100%, lo porto a 1,5, lo diminuisco di 5 volte e ecco, adesso riesco a vederlo meglio. Dai che siete bravi, guardate che spettacolo. Bene, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che possa essere stato di vostro gradimento e che vi possa servire nel proseguo della vostra conoscenza della pneumatica. Ovviamente in poco più di circa 20 minuti parlare di tutti questi argomenti in poco tempo non è semplice, non è solo semplice, ci vuole più tempo, ma questi video sono delle pillole per stimolare la curiosità e andare alla ricerca degli argomenti approfondendo a livello personale. Se volete contattarmi, nel mio canale YouTube troverete anche la mia email. Buona giornata, saluti!